Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche, wow, generali per la seconda parte di aprile 2022 e abbiamo la carta dell'imperatore. Quando c'è la carta dell'imperatore, amici dei pesci, si tratta sempre di qualche questione legata alle regole, alla costanza, qualche cosa che può dare o è stabile. mm? Molte volte fa anche riferimento a un ruolo, quindi potrebbe essere un ruolo di comando, per esempio, oppure a un ruolo di padre. E magari per qualcuno può aver a che fare con il proprio padre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video, ad una guida che spiega come unire il significato di più oroscopi, spiega le linee di tempo e tanto altro. Trovate il link al corso gratuito base di tarocchi, al nuovo corso che partirà a maggio e troverete anche il link al video che vi parla di quello che è la sezione degli abbonamenti, video diciamo esclusivi degli abbonati. Per chi poi volesse contattarmi invece può scrivermi una mail a questo indirizzo. Ragazzi, iniziamo con un 8 di spade, la carta del giudizio, la luna, 5 di denari, re di spade, temperanza e cavaliere di denari. L'otto di spade è sempre una carta che indica una sorta di gabbia mentale, una sorta di impotenza che voi avvertito dalla quale state arrivando. Ma vi dirò che c'è il giudizio e anche la luna. È come se ci fosse una presa di consapevolezza, una notizia, una rivalutazione del passato. Può anche essere una notizia che arriva da parte di qualcuno, quindi qualche cosa che venite a sapere dall'esterno, o appunto una presa di consapevolezza dall'interno. Avendo anche la luna, si può parlare magari di certe proiezioni che avevate prima qui in questa fase, avendo la benda sugli occhi, dopodiché, dopo questo momento, diciamo così, di presa di consapevolezza, iniziano a venire fuori quelle che erano le vostre proiezioni da quello che era la realtà. C'è un 5 di denari, quindi qui è una situazione che penso preveda una perdita, non so se la perdita c'è già stata, si può parlare di una perdita economica perché è un 5 di denari, e può anche essere una perdita di residenza, una perdita di casa o comunque un edificio inteso in mattoni. Terminiamo poi con un re di spade, la temperanza e un cavaliere di denari. Direi che non è male, ma lo andiamo a vedere poi meglio dopo con i mini tarocchi. Allora andiamo a spiegare un po' questo 8 di spade. Infatti, 4 di coppe e cavaliere di spade. Ragazzi, questa sensazione, questo momento che state vivendo, è un momento, si di cecità. In tutte e due le carte sento che è come se non siete in grado in questo momento di vedere quello che potrebbe essere un'altra opportunità, un'altra via di uscita, un'altra persona anche per qualcuno, un'altra occasione, un altro modo di... È come se avete bisogno probabilmente di vivere un attimino questo momento per poi poterlo lasciare andare. Quindi vivere quello che è magari la tristezza, perché comunque c'è anche la luna ed è sempre una carta che parla un po' di nostalgia. Andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo il 10 di spade e il 4 di spade. C'è bisogno di guarire la sofferenza dell'8 di spade, ragazzi. Il 4 di spade è sempre una carta che parla... Allora, da un lato è quella carta che vi dice che avete bisogno di riprendere le energie, di riprendere le forze. Dall'altro lato, è una carta che vi dice che... Cioè, ho come la sensazione che vi renderete conto di quello che vi fa male e di quello che avete accettato fino ad adesso che vi faceva stare così. E come vi dicevo prima,
la presa di consapevolezza, è come se iniziassero a cascare le maschere della luna, le proiezioni, le cose, la realtà distorta che crea la luna. Andiamo a vedere questa luna. Abbiamo un 5 di bastoni e un 7 di pentacoli. Io credo che sia, sì, una questione di tempistiche, fondamentalmente. Nel senso che probabilmente voi non vedete arrivare i risultati e quindi un po' vi disperate. Però queste carte mi dicono anche che, uno, state un po' troppo a sentire gli altri, diciamo, i pareri degli altri, vi perdete un po' troppo in dei conflitti che forse potreste lasciar stare. Sono cose di poco conto e fondamentalmente vi distraggono dall'obiettivo principale. E soprattutto poi avendo questo sette di pentacoli al contrario, ho come la sensazione che abbiate una sorta di impazienza. Andiamo a vedere il 5 di denari. 4 di bastoni al contrario e 5 di spade al contrario. 5, 5, 5. Ripeto, sono queste discussioni che vi distraggono. O possono anche essere dei pensieri legati al fatto che magari non avete, visto che prima parlavo di dimora e adesso è anche uscito un 4, ho come la sensazione che ci sia qualche cosa legato o al posto dove state, sia lavorativamente parlando, abitativamente parlando, nel gruppo in cui stiate, adesso dipende poi dalla realtà di ognuno, che non vi dia in realtà quella stabilità che voi vi aspettate o che voi cercate. Però è anche perché appunto ci sono tante voci che vi inquinano un pochettino la percezione. Andiamo a vedere questo re di spade, vediamo un pochettino. Oh, abbiamo la carta dell'imperatrice e un 3 di coppe. Allora ragazzi, sicuramente questo re di spade può essere la figura che fa la differenza, potrebbe rappresentare l'imperatore. Avete comunque imperatore e imperatrice, quindi c'è qualche cosa di stabile in questo tipo di situazione, di relazione, c'è qualche cosa che probabilmente siete predestinati a vivere. Io vi dico, c'è anche la carta del giudizio comunque, che è una carta che ci ricorda il karma. Quindi ho come la sensazione che questo re di spade possa venire a fare la differenza, a creare un'ufficializzazione, una celebrazione, a diciamo seminare quello che potrebbe essere questa idea o questo cambiamento o l'uscita da questa situazione dove voi siete, vi sentite o pensate di essere, insomma. Andiamo a vedere la temperanza, perché la temperanza è una carta che parla di equilibrio e di guarigione. Vi ricordo che voi qui avevate il 4 di spade, che io sento essere un pochettino l'arcano minore della temperanza. Vi dico, allora, può essere utile per voi accendere del palo santo. Io oggi non ho acceso il palo santo, però mi è venuto al naso proprio questo odore. Probabilmente avete bisogno di, diciamo, disinfettare un po' l'ambiente intorno a voi. Il palo santo è ottimo per pulire l'aria, diciamo, delle energie un po' pesanti. Andiamo a vedere che altro per la temperanza. Abbiamo un fante di coppe. È come se ci fossero delle forze diverse, una un po' più, direi, determinata, predominante, l'altra un po' più, mi viene da dire quasi calma. In realtà non è un calmo nel senso di tranquillo, è un calmo nel senso di sereno, è come se fosse un lasciarsi fluire. Perché poi comunque abbiamo il re di pentacoli e il fante di coppe, ragazzi, quindi qui si può avvicinare una persona che porta l'equilibrio, ripeto, sento che per molte persone sì, sarà magari un padre, magari un capo, che in qualche modo intervenendo vi aiuterà ad uscire da questa situazione. Andiamo a vedere il cavaliere di denari, perché il cavaliere di denari è un po' un atteggiamento
diciamo, ha un atteggiamento prudente, ha un atteggiamento guardingo, è una persona che ha un certo tipo di solidità. Tenete presente che anche qui avete un re di pentacoli, però è anche una persona che è molto prudente. Abbiamo un asso di coppa al contrario e un 6 di denari al contrario. Dunque, ragazzi, se è una situazione di lavoro dove appunto c'è un po' di energia contaminata, inquinata, ma per motivi magari economici o di contratto non potete svincolarvi o cose di questo genere, è un po' come se vi invitassero piano piano, diciamo giorno dopo giorno, diciamo con passo felpato, a farvi sentire, a rivendicare i vostri diritti, anche a rivendicare il vostro valore, mi viene da dire, perché quando c'è un 6 di pentacoli al contrario, perché c'è sempre la possibilità di essere sottovalutati o anche sottopagati per il tipo di sforzo che si fa, perché comunque avete anche un asso di coppa al contrario e normalmente l'asso di coppa al contrario parla di un momento drenante a livello energetico, un qualche cosa che è come se non vi riempisse il cuore, ma anzi il cuore è sempre vuoto, è come se avesse un buco e di conseguenza non si riesce a colmare di energia. È il quarto chakra, ragazzi, quindi potete mettere un quarzo rosa come questo al collo, aiuta a colmare i vuoti del quarto chakra. E poi, per chi volesse sapere come si puliscono i chakra, ho pubblicato un video sul pendolo, lo trovate nelle playlist. Lì spiego come pulire i quarzi. Allora, fatemi vedere con Osho che cos'altro riesco a dirvi. Il creatore. Wow. E noi siamo il mondo. Allora, questo è un 10 di denari e questo è un re di bastoni. Devo dire che quello che voi non vedete è che avete il pieno potere di gestire la situazione a vostro piacimento, a vostro comando. Il punto è che non lo vedete perché vi inquinano la testa, vi mettono in una condizione di carenza. Probabilmente qualcuno tenta di farvi vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Può essere che ci sia una persona intorno a voi che, o diverse persone intorno a voi che siano un po' negative e che quindi vi appunto appesantiscono il campo energetico, però perché anche qui lo vedo, c'è un 5 di spade, il 5 di spade è sempre la confusione mentale, qualcuno che cerca un po' di cambiare le carte in tavola, qualcuno che fa gaslighting e siccome anche il 5 di pentacoli ogni tanto parla di dipendenze sia affettive ma anche economiche, qui quello che vi vogliono dire è che si sta avvicinando il vostro potere personale e questo, essendo un 10 di denari, è il compimento, il completamento, l'arrivo. Potrebbe anche essere la pensione per qualcuno, però è la sensazione di essere arrivati, di aver raggiunto un risultato. In questo caso specifico parla di un risultato di gruppo, però può anche essere il compimento di una vostra magari situazione particolare. Però siccome ci sono tante figure interessate, potrebbe veramente essere un raggiungimento, appunto un risultato che si raggiunge in gruppo, anche perché qui abbiamo un gruppo che festeggia in effetti. L'unica cosa è di farvi dare il giusto valore, cioè se voi avete soprattutto anche delle idee nuove da proporre, fatevi pagare il giusto, ok? Non accettate meno di quello che voi in realtà credete sia il giusto. Magari se non sapete realmente quanto chiedere, perché non sapete quanto valete, potete informarvi su internet, ipotesi, quanto è la quota, insomma, del servizio che voi volete offrire per i vostri colleghi, ecco. Quindi magari farsi un'idea generale di mercato prima di fare un prezzo. Andiamo a vedere un koan per meditare. Trovare te stesso è perdere te stesso. Questa carta è bellissima, devo dire che la posso sentire collegata con la luna e anche con il 5 di pentacoli perché effettivamente è una carta di perdita il 5 di pentacoli, ve le metto tutte qui. La luna parla di quello che c'è dentro, del profondo, delle cose che normalmente vengono nascoste. Non è che siano nascoste, ma sono cose scomode che quindi normalmente si
tende a non voler vedere, ok? E anche il 5 di denari è una carta che parla un po' di codipendenza, di vittimismo, di qualcuno che vede tutto nero, anche un po', avete qui l'otto di spade. Il punto è che solo nel momento in cui uno esplora gli abissi del proprio sé, di conseguenza si arriva ad un certo punto dove ci si fa talmente tante domande e non si hanno risposte, dove sembra di essere persi. Solo in quel momento c'è la possibilità di riscoprire se stessi, di capire chi veramente siamo e che cosa veramente vogliamo. Guardate, devo dire che è una bellissima carta, amici dei pesci. Bene, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, una condivisione, commentatemi, perché a me piace sempre leggere i vostri commenti. Di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!